Oggi visiteremo Chișinău, la capitale della Moldavia. Partiamo dal parco della cattedrale, il Parlamento, all'Arco di Trionfo c'è una campana che suona. Mi aspettavo un posto sgarrupato, invece è tutto pieno di scopatori. Quello sarà il quinto che incontro. E giù c'è un'altra squadra. All'est amavano le strutture a forma di disco volante. Attraversando il parco si raggiunge questo ex monumento sovietico agli eroi del Komsomol leninista. Un murale con vari simboli della Moldavia. Torniamo verso il parco. Dimostrazione che non serve far parte dell'Unione Europea per ricevere i finanziamenti da paesi esteri. Questo vialetto è stato messo a posto con soldi della Turchia. E giù c'è il Parlamento, il municipio, due monumenti a poeti locali. Quello laggiù deve essere un teatro. Qui si può giocare a dama, scacchi, Pokémon, e di qua hanno i Lego. Qua i semafori hanno tutti il countdown. Un furgone sovietico. Una cosa curiosa qua in Moldavia è che hanno i carabinieri. In ogni cortile ci sono i giochi per i bambini. E qui c'è un museo di storia militare che ora cercheremo di andare a vedere. Questa deve essere roba sovietica. Quella anche. Lancia Katyusha, questi avevo visto anche a Belgrado. Un bel MiG. Un missile contaereo 5A-23 e di qua il MiG-21 del 1959. Trasporto 1950.
andiamo a vedere anche l'interno. Illustra la storia militare della Moldavia dalla preistoria a Chernobyl e alla guerra in Transnistria. Questa è la sala dedicata alla guerra in Afghanistan. Una pistola a forma di penna che neanche James Bond. La Moldavia, o come si chiamava allora Bessarabia nel 1940, lo stemma della Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia, le sale dedicate al comunismo e ai gulag, un po' di architettura brutalista. Una bella fontana che purtroppo è secco. Il monumento alla liberazione dai tedeschi e dal nazismo. Un tombino sovietico. Qui ci sono mercatini per strada. Questa è la stazione di Chisinau. Avrei potuto arrivare qui anche col treno da Vienna in 2 notti di viaggio. Una cosa particolare delle stazioni in Unione Sovietica è che all'interno avevano degli alberghi e qui in Moldavia c'è uno tuttora. Andiamo a cercarlo. Una lista delle città: Chisinau, Bendar, che adesso è in Transnistria. È una stazione tranquilla e pulita. Ah, e qui c'è l'albergo, anzi un ostello. Qui c'è quel che resta di un bel mosaico sovietico, peccato che hanno coperto una parte.
Una caratteristica di questa stazione è che è anche piena di acquari. Ah, questo orologio è rotto. Una locomotiva che dà anche il nome al vicino mercato delle pulci, il Lokomotiv. Era un tipico locomotore sovietico con davanti la stella rossa, ma recentemente l'hanno tolta. Andiamo a vedere il mercato Lokomotiv. Principalmente vende abbigliamento, niente di interessante. E oggi quasi tutto è chiuso. Eternit dappertutto, sui tubi, sui tetti. E anche qui gli automobilisti si fermano per i pedoni, come in Italia. Un altro disco volante. Tutti i vlogger che vengono in questa città filmano questo albergo abbandonato e le due fontane davanti, dando l'impressione che questa città sia tutta in questo stato derelitto, che non è. Persino il sottopassaggio, reso famoso da Mr. Boyd, è stato completamente ristrutturato. Il mercato centrale, per il quale farò un video a parte. La macchina lì c'ha la targa della Transnistria. Attraversiamo il parco, davanti al quale c'è la statua di Stefano il Grande. Il vecchio Ministero della Cultura e quello nuovo. E qui c'è il lago. E c'è anche una spiaggia laggiù. Da qualche parte ci deve essere una mini statua. Laggiù una strana antenna. Così come ci sono i bambini che mettono sulla bicicletta le rotelle per non cadere, quello laggiù c'ha i galleggianti. Ed eccola qua, la
La statua del Piccolo Principe. Chisinau Beach. Questo è il centro espositivo e ci vado perché qui dovrebbe esserci l'ultima statua di Lenin a Chisinau. Eccolo qua, è scritto in moldavo e in russo, tabla de onoare Daska Paceta. Il moldavo non è nient'altro che rumeno scritto con caratteri cirillici, tabla de onoare, albo d'onore. Lenin, Marx, e Dimitrov. Qui hanno tolto tutti i nomi. Ah, e là si vede ancora lo stemma della Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia. E là c'è qualcos'altro. L'agricoltura e l'allevamento. La Torre dell'Acqua che ospita un museo della città e sulla quale c'è una terrazza panoramica. La NATO si prepara ad entrare anche in Moldavia. Qua dove mi pare che c'è un'università tecnica c'è questo bel elicottero e pure un trattore. La farmacia di turno di notte con la porta aperta, due farmaciste, una cosa impensabile da altre parti. Il memoriale eterno, 5 fucili puntati verso l'alto con la fiamma eterna sotto. Militari moldavi che sono stati decorati. Il monumento ai caduti nella guerra in Transnistria. Questo sembrerebbe il cimitero dei caduti della seconda guerra mondiale. Su certe tombe c'è scritto guerra contro i tedesco-nazisti, però ci sono anche tombe più recenti, per esempio poliziotti caduti in servizio. 1941, tedeschi. 43. Qua si riesce ancora a mettere un fiore ai caduti contro il nazismo. (44) 45. Questo è il Museo di Storia Naturale ed Etnografia. Un interessante stile, sembra quasi asiatico. A quanto pare anche in Moldavia celebrano la Martenizza come in Bulgaria. La fauna moldava preistorica, giraffa, rinoceronte,
una zanna d'elefante, leone delle caverne. Questo è un mammut, mentre questo è un elefante antico. La sala dei mastodonti. Abiti popolari. Uno degli edifici brutalisti più famosi è il Circo di Stato moldavo. È stato abbandonato per molti anni, ma adesso lo stanno restaurando e hanno pure ricominciato a fare degli spettacoli. Di giorno si vede meglio. Questa è ancora un po' scarrubata. La decorazione sulla facciata si è rovinata, è cascata la testa del pagliaccio. E qui sul retro c'è la biglietteria. La prima settimana di ottobre c'è un festival del vino. Sagra, è il posto del blocco di polizia e carabinieri. La risposta moldava ai Dire Straits. Qui ci sono persone vestite in abiti tradizionali con cui ci si può fare una foto oppure imparare a fare lavori artigianali. Oppure imparare il Dada Umpa. Qua si mangia e qua si bevi. Come nel quadro al museo. Un ultimo giro del centro. Un altro automezzo d'epoca. Questo immagino che fosse un vecchio stadio, la biglietteria. E se si riesce ancora a leggere Stadium, un memoriale dell'Olocausto. Il Ministero degli Interni, con il monumento ai volontari bulgari nella guerra russo-turca. Lassù invece si vede ancora una falce martello.
Qua c'è una bella fontana brutalista. E senza acqua. Fuggite, sciocchi. Qua è possibile leggersi i giornali gratis. E non uno, ma tanti, diversi. Devo dire che questa città mi è piaciuta. Andando in giro per questa città è incredibile quanti teatri sto trovando. 1, 2, 3, 4, il teatro russo, 5, 6, questo è un cineplex, ma una volta era un teatro, e di fronte un altro teatro, 7. E per finire l'Accademia della Musica. Questi cartelli con i nomi delle città, tutti diversi uno dall'altro, sono bellissimi. Dovrebbero metterli anche da noi. E laggiù c'è l'aeroporto. Un Tupolev 134. Qualche informazione per chi arriva con l'aereo. Questa è l'uscita. Fuori ci sono sempre dei taxi. Una app per i taxi è Yandex Go. Fuori c'è anche il capolinea dell'autobus per il centro, il numero 30. Un'altra app per i taxi è Let's. E insomma sono tornato a Chisinau a Pasqua. Hanno messo un po' di decorazioni pasquali, i coniglietti, le uova colorate. C'è un festival della musica religiosa pasquale. Il Palazzo della Repubblica. Il Palazzo della Repubblica della DDR aveva i vetri dello stesso colore. Doveva essere una cosa socialista. Un mosaico di epoca post-sovietica. Si possono fare i mosaici anche non sovietici, insomma. Dei mosaici dedicati allo sport.
un teatro che mi mancava, numero 8, e là dietro quella struttura misteriosa. A quanto pare era una piattaforma per l'addestramento dei paracadutisti. Insomma, questo mi sa che è un altro teatro. E fanno 9. Nella città si trova anche questo arboreto. È la vigilia del 9 maggio e si celebra l'anniversario della vittoria. Поле травой заросший луга. 1418 giorni e notti di lotta eroica.